Mamma mia! Che missile! Mentre Andrea Galeazzi si prende cura di questa 570 GT, vi faccio vedere qual è la novità di casa, che è la 540C. C sta per Club ed è una vettura che è destinata ad un pubblico molto più ampio rispetto a quello precedente, perché innanzitutto costa meno, costa 167.800 euro, ma soprattutto ha una facilità di guida migliorata rispetto a quella della 570S o della 570 GT. Sono una quarantina di cavalli in meno, sono 533 le unità disponibili a 7.500 giri, 540 Nm di coppia massima a 3.500 giri, una vettura che comunque va fortissimo, fa da 0 a 100 in 3 secondi e mezzo, 320 all'ora di velocità massima, copre 400 metri in meno di 12 secondi, insomma un vero mostro dalle prestazioni incredibili. Si differenzia dalla 570S non tanto per il layout estetico, che è abbastanza simile, ma per la differente connotazione aerodinamica. Vediamo innanzitutto la parte anteriore con i flap laterali, innanzitutto sono in materiale plastico e non in fibra di carbonio, anche lo splitter centrale è diverso nell'impostazione, hanno un volume diverso per assicurare minor carico aerodinamico, minor potenza, minor necessità di carico. Questa è la strategia di McLaren, però ci sono tantissimi dettagli come lo specchietto che sono veramente interessanti, perché sono studiati proprio per deviare il flusso d'aria dalla parte esterna verso la presa d'aria inferiore, quindi per raffreddare il motore, mentre nella parte interna per fare in modo che il flusso d'aria entri in parte in questa zona superiore, ma soprattutto riesca a defluire molto velocemente verso la zona posteriore. Vediamo nell'estetica la vettura è un po' differente, ha un flap inferiore rispetto a quello della 570S per quanto riguarda l'altezza, e anche la zona posteriore, l'estrattore d'aria è stato leggermente rivisto, anche se l'estetica è abbastanza simile. La vettura è lunga circa 4,50 m, è alta 1,20 m e larga 2,10 m compresi gli specchietti, quindi ha una presenza scenica davvero notevole. Quello che stupisce sempre del McLaren è che, come nel Lamborghini, ha questa apertura della porta davvero molto elegante. Si nota subito la differente forma della scocca in questa posizione, soprattutto qui davanti è stata scavata rispetto alle Super Series per permettere un accesso a bordo decisamente più facile. Lo vedete, anch'io riesco ad accedere a bordo molto velocemente rispetto alla 570S che vi ho fatto vedere. Anche rispetto alla 570 GT cambia il livello di finitura, questa è completamente nappa, quindi non è il livello d'accesso per quanto riguarda la finitura in pelle, ma spariscono alcune finiture bicolore, sparisce l'impianto Bowers & Wilkins, spariscono alcuni dettagli in fibra di carbonio come quelli sul volante e in altre zone della vettura. In realtà poi l'abitacolo è sostanzialmente identico, la plancia è sempre rivestita in pelle, anche per quanto riguarda il sistema multimediale è sempre il solito, disegnato da McLaren con il display disposto verticalmente. C'è di tutto e di più, il sistema è in grado di connettersi con gli smartphone di ultima generazione. Per quanto riguarda la strumentazione, che è un po' il pezzo forte sempre delle vetture sportive, abbiamo un contagiri diciamo di tipo analogico con fondo scala a 9000, il motore gira fino a 8500 giri con i 2 display di servizio nella zona laterale. Sulla base delle impostazioni dei vari manettini lo schema si va a modificare andando via via a configurarsi in modo più sportivo, con addirittura gli indicatori a pallino tipo Formula 1 per indicare il momento di cambiata. Per quanto riguarda i sedili, li vedete, sono molto ben fatti, sono dei sedili di tipo assolutamente sportivo, logo McLaren bello stampato nella zona superiore, cucitura a contrasto, pelle nappa, c'è un piccolo cassettino con 3 porte USB qui sotto, mentre per quanto riguarda la porta vi faccio vedere quando andiamo a chiudere. La plancia è davvero molto ben raccordata con, in questo caso, 4 prese d'aria, a differenza delle Super Series che hanno una presa d'aria unica disposta centralmente. Dietro abbiamo anche un piccolo vano per andare a riporre uno zaino o una piccola borsa, e poi l'unotto che ci separa dal motore, facendoci però vedere la griglia. Uno dei piccoli difetti che posso farvi vedere, questo sicuramente lo noteranno le vostre signore, è che lo specchietto di cortesia non ha la luce. Ma è venuto il momento di guidare la nostra vettura ed andare a vedere come va la nostra 540C. Andiamo! Ha un'accelerazione incredibile questa macchina, nonostante tutto però è una vettura che nasce per essere guidata tutti i giorni. Si chiama McLaren 540C, dove C sta per Club. Questo dovrebbe dirvi già tutto sull'utilizzo di questa vettura e soprattutto al cliente
alla quale si va a rivolgere un cliente che cerca una vettura da utilizzare tutti i giorni, quindi ad esempio una R8 o una Porsche 911 Turbo, ma con tutte quelle che sono le caratteristiche peculiari di una supercar come la McLaren. Se la lunghezza rimane sempre più o meno di 4,50 metri, anche il motore V8 che pulsa alle mie spalle è l'evoluzione dell'M838 TE che abbiamo già visto anche sulla 570S. La base rimane sempre quella dei modelli superiori, ma rispetto a quei motori c'ha una diversa aspirazione, diverse alberi, ha un albero motore leggermente rivisto, insomma un motore che ha delle caratteristiche diverse, non è stato semplicemente rimappato ad esempio rispetto a quello della 675 LT, questo per fare in modo di avere una maggiore disponibilità di coppia e medi regimi, pur sacrificando qualcosa ovviamente agli altri. In questo caso la potenza è di 532 cavalli e 7500 giri, la coppia è di 540 Nm già a partire da 3500 giri, un valore bassissimo considerando che il motore gira fino a 8500 giri senza grossi problemi. Un motore davvero eccezionale, si riesce a girare tranquillamente in settima marcia. In questo momento sono a 80 all'ora e 1250 giri, 1300 giri in settima marcia, e il motore gira davvero benissimo. Ma cosa rimane della sportività della 570S sulla 540C? Beh, rimane praticamente tutto, perché il telaio è sempre dotato della vasca in fibra di carbonio. Pensate che è il 25% più rigido rispetto a una pari soluzione in alluminio, pesa appena 75 kg, rimane sempre il motore V8 centrale, rimane sempre un peso molto contenuto per una vettura di questo genere, 1311 kg, quindi addirittura 2 kg in meno rispetto alla 570S. Certo c'è qualche cavallo in meno, ma vi assicuro si sente e non si sente allo stesso tempo. La macchina cammina e cammina forte. Ce n'è da vendere, mamma come va, è pazzesca, ha un'accelerazione incredibile, fa da 0 a 100 in 3 secondi e mezzo. Soprattutto rimane un bellissimo bilanciamento dinamico, che è un po' la caratteristica peculiare di questa vettura. È molto precisa soprattutto quando si vanno a mettere le sospensioni in sport e in track. In track forse è sempre un po' più dura rispetto a quello che sono le caratteristiche delle strade, soprattutto in Italia, ma se trovate un percorso molto pianeggiante, mettiamo a caso la Trento-Bondone per gli amanti della salita, sicuramente è un assetto in grado di offrire il massimo della sensibilità sulle ruote, soprattutto permettere al guidatore di sfruttare al massimo il bilanciamento e le caratteristiche dinamiche delle sospensioni, dei freni e soprattutto dell'erogazione del motore. Il cambio cambia le marce come una fucilata, esattamente come sulla 570S, esattamente come la 570S rimane uno sterzo che è precisissimo, è uno degli sterzi più belli che possiate incontrare nel panorama automobilistico di questi anni. Sicuramente uno sterzo davvero molto ben fatto, fa sentire tutto quello che passa sotto le ruote ed è davvero molto ben servo assistito, perché è leggerissimo in manovra ma diventa più duro quando si va a forzare l'andatura. Mi è piaciuto molto anche l'impianto frenante, perché nonostante l'assenza dei carboceramici ha comunque un notevole potere frenante quando si va a spingere a fondo sul pedale del freno, ma è anche molto sensibile nella guida cittadina. È un impianto frenante molto adatto alle caratteristiche di questa vettura, che lo ricordiamo nasce principalmente per assecondare gli utilizzi quotidiani piuttosto che la vera sportività intesa come la intendiamo noi, magari la sportività in pista. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook, naturalmente su automoto.it. Ciao!